Eccoci qua con Natale Panaro. Ciao Natale, un, Ciao Gianluca. un grande maestro, direi un personaggio ormai più che conosciuto che abbiamo il piacere di intervistare oggi per la Bottega dei Burattini, dove incontriamo appunto i costruttori di burattini, marionette, costruttori del teatro di figura in generale. La prima cosa che volevo chiederti, Natale, è, visto che ormai hai una carriera lunga una vita dedicata all'arte, ti vorrei chiedere come sei arrivato all'arte. Giustamente non hai detto come sei arrivato ai burattini perché viene in un secondo momento. Viene prima l'idea di come sono arrivato all'arte. Mhm. Sono arrivato per vie traverse sotto certi aspetti, direttamente invece perché per me l'arte è una specie di atteggiamento istintivo di fronte alle cose, perché i materiali che io ho usato molto nella mia vita, che sono soprattutto legno e carta, Mhm. sono materiali per me istintivi, cioè i materiali che io trovavo in campagna, no, che trovo in campagna praticati da uno che viveva in un mondo di contadini. C'era anche la pietra, se vogliamo, c'era anche la costruzione, c'era anche il saldare il ferro e cose del genere, che non ho praticato molto. Però la capacità di passare tra tutti i materiali. Per me, stranamente, l'arte è questa. Cioè, mi ricordo una cosa di cui parlavo con Tini Mantegazza, che è stato un amico molto importante, molto molto importante nella mia vita, e il fatto di considerarti non un artista ma un artigiano. Mm, interessantissimo. Poi in questa Ecco, rubrica che parliamo di costruzione ha perfettamente ecco, senso. lui addirittura ha detto, per me Panaro lo definirei un figurinaio e un maestro. Mm, Secondo me ha dato due definizioni bellissime, perché figurinaio vuol dire la capacità di creare e di inventare delle figure. mm, E io aggiungerei figure tridimensionali. mm. Cioè il legno per me era normale. Io ho il mio primo, la mia prima opera in legno è stato un crocifisso che ho scolpito, per me è inimmaginabile persino oggi, che ho scolpito che avevo 6 anni e mezzo. Un crocifisso in legno, Sei ma anni e vero, mezzo. con la croce dietro, fatta con gli incastri, con i chiodi nelle mani e nei piedi, col perizoma, le costole, la corona di spine. 6 anni. Purtroppo è andato distrutto negli No. ultimi 4-5 anni della mia vita per vicissitudini mie. Mi sembra di leggere in questi tuoi racconti esatto come per te l'arte fosse qualcosa che permeava, che attraversava tutta la tua vita e che vedevi ovunque nella tua quotidianità, nella tua realtà. E a questo punto viene da chiederti come è arrivato invece il burattino. Il burattino no, perché io sono arrivato lì col burattino, perché è arrivato un burattinaio da Torino che cercava uno che scolpisse il legno Mm. e mi ha chiesto due fagiolini e due sandroni in legno. Io non avevo mai fatto in legno e disse deve pesare, era interessato a come si costruisce, era interessato cioè io dico, ma io mai costruito, e dico, però guardi che deve pesare poco, Mm. deve pesare, deve pesare non più di 4 etti, Mm. no? Ma come si fa? Perché lui le voleva abbastanza alte, e si Si svuotano. tagliano e si svuota. Allora lì io nei miei metodi ho sempre usato di far capire come si svuotano per smitizzare il legno. Mm. Cioè fatta la testa, faccio prendere una sega e la faccio tagliare in due, Mm. no? Faccio tagliare in due la testa. Adesso questo metodo lo si vede usato anche da diversi giovani, Sì, sì, per diciamo, alleggerire forse miei le allievi in teste. parte. Mm.
ecco, è a svuotare, ma anche per me per smitizzare, Sì, sì, perché vai ad per aprire l'opera una smitizzare la volta che l'hai paura del finita, legno, la vai ad aprire in qualche modo. perché il burattino lo puoi stuccare, lo puoi verniciare, lo puoi, se sbagli, puoi correggere, puoi incollare i pezzi. Non è un oggetto sacro. È chiaro che se tu vuoi vendere, cioè quando sei bravo, poi ti piace che sia legno e basta, e impararlo in un certo modo. Tra l'altro, persone che hanno imparato da me sono molto più bravi di me a colorare, molto più bravi. Il legno si impara guardando come si fa, non si impara, oppure si impara come faccio io, mi sono messo a farlo. Sono le due strade, ma un adulto difficile riesce a imparare come il bambino. Lo deve imparare con un metodo perché non ha più il coraggio di provare, Certo, certo, diventa o non ha più il più coraggio timoroso di nell'approccio sbagliare. al materiale. Vuoi farci vedere qualche materiale che lì è portata? Beh, a portata non tanto, ma ti ho detto che io ultimamente ho lavorato. Allora, la cosa un po' più grossa. Io ho lavorato molto con le maschere. Mm, Questa è una maschera che è stata fatta per le donne del Gattopardo, mm, le zie di Donna Fugata, ed era per la Luisa Spinatelli aveva trovato l'idea. Mi accorgo che io del mio passato ho parlato pochissimo, però non so cosa dire, non saprei cosa dire. Ecco, allora, è la Bertuccia, mm, no, perché le zie formavano il coro delle Bertucce. mm. Ecco, Quello che io ho lavorato materiale... molto con la carta ultimamente. Allora, le maschere le faccio con la carta incollata. Quella carta incollata, quindi E, faccio, striscioline... e, lavoro sempre con gli stampi, perché si può, con lo stampo si può riprodurlo decine di volte. Per certo. cui io ho un mucchio di stampi in gesso che filo. Ecco, Ah, meraviglioso, con una molletta, un ciappetto per appendere gli abiti. nel mio corso animazioni semplici, anche per burattinai professionisti, Mm, io faccio fare queste cose. No? eccezionale. Diverso è il materiale per l'albero azzurro per la televisione, Mm. Sì, perché per la televisione non è l'oggetto che tu usi come in teatro, un burattino lo è usi, quello lì, deve certo. essere bello solido, deve prendere le botte. Deve In anche durare nel televisione, tempo. in televisione quello di cui tu usufruisci è l'immagine. Mm, Una volta che l'immagine l'hai creato, l'oggetto lo puoi buttare via. certo. Per cui poi tutta la rumoristica, tutta quella roba lì può essere tranquillamente falsa. Mm, Quindi se fai un bastone di cartoncino arrotolato e dai una botta in testa a una testa di carta sì, e fai il rumore della bastonata, il prodotto che tu usi è l'immagine, non è il prodotto originale. certo, E certo. questa è una lezione molto molto importante. Per cui l'albero azzurro era il regno dei materiali inventati, falsi, non falsi tra virgolette, evidentemente. Certo. No. Trovati La anche in carta non è qualche... un materiale, anzi, lo scenografo che era il professor Mariani, bravissimo, lui dice: Natale, io voglio l'orto, il prato, no, ma devi farlo di carta come li fai tu. I tuoi fiori, mi eclisso un minuto, i tuoi fiori sono questi, e non è neppure carta crespa, è carta. Carta, sì, sì, sì. Carta. L'erba è carta, questo è carta e sta in piedi, eccetera. Per cui diventa, cioè questi capelli si deve vedere che sono di carta, Mm-mm. si deve vedere, no? Oppure la Certo. lana.
allora devi vedere che è lana. Deve trasparire il materiale di cui sono fatti. Vuoi All'inizio, farci vedere qualcosa lì nel tuo laboratorio? Farci fare sì, una... dai, mi prendo il telefonino in mano. Ecco, queste sono le maschere che io faccio fare e sono le maschere cosiddette a cappello, che si mettono in sulla testa, tutte testa. quante. Mm. Ecco, ho molte maschere della morte. Maschere a cappello hanno anche la versione completa, Mm. va bene, si vede attraverso la bocca. Sì, 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 quindi proprio si E questo è indossa. comunque tutto il settore delle... Questi sono i burattini che muovono la bocca, Animati con la come... bocca mobile. Bellissimo. Esatto. Questi sono strani personaggi Mm. che io chiamo i camminatori. Mm. Si vede che Meraviglioso. camminano? Sì, 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 si vede. Sì, dimmi se è centrato bene. Sì, C'è riesco a tutta vedere la tutto. serie, tra cui c'è anche, siccome siamo nella zona di Coppi, ecco, per dirti, vedi, questa roba qui insieme alle mollette l'ho lavorata molto, Mm. cioè l'ho curata molto perché produco, ecco, per esempio, questo è un pappagallo che muove la bocca. Questo è il pupillo di Luzzati. Sì, sì, riconosco. Con la bocca Sullo sfondo, articolata. sullo sfondo tu vedi delle maschere. Mm. Questa è un'ape, celebre ape, Sì. fatta di cartoncino. Va bene, questi sono i mulini a vento di Don Chisciotte, Mm. sono dei modellini per dei pupazzoni. Mhm. Si vedono? Sì, 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 si vedono. Sono modellini Stupendi. per pupazzoni indossare. Mm. Quindi, In realtà lì è la rete alti 70 centimetri. quindi quello è il modello esatto in scala. Mm. Va bene? Sì. Ecco, queste altre maschere, vabbè, basta con queste, dai. Ecco, invece, queste che tu vedi così, si vedono? Sì. Queste sono maschere fatte con quella tecnica lì. Mm. Stupende. Ecco, lassù si vedono delle maschere. Questo è un vampiro, Mhm. è un gorilla. Gorilla. Mm. Le quadrature sono giuste? Ottime. Ecco. Questa invece è una maschera di pagliaccio a elica. Col naso a elica. Ti fa vedere alcune cose dell'albero azzurro che sono molto belle. Cartone, sempre cartoncino, Meravigliosi. problemi a usare le braccia io. Questa è una maschera. Questa è la maschera della... Sì, è incredibile tutto quello che riesce a fare con la carta. Carta, cartoncino, Sì, quindi con materiali così semplici, ma le cose meravigliose che riesce a fare. queste erano costruzioni per i racconti di Francesca, vedi? Mm. Questa è una maschera, anche questa di carta. Questi sono... Questo era l'albero azzurro, c'è ancora altra roba dell'albero azzurro, però questo è un fucilino, Mhm. l'albero azzurro, però se tu lo vedi sembra un bel fucile, in realtà lo prendi in mano, è leggerissimo, è Settore maschere. Mm. Quindi con i calchi tutta e roba con... fatta per, esatto, tutta roba con i calchi.
ecco i calchi, ecco le maschere quando escono dal calco. Mm. Sì, sì, sempre in carta incollata, come dicevi. Poi viene colorata, ecco il Certo, calco. certo. Queste sono maschere fatte per un balletto dell'Arena di Verona. Mhm. Aspetta, queste sono altre maschere, queste sono di uno scenografo del barocco romano. Mm. Stupendo. La tecnica della bocca aperta, della bocca che parla, permette di fare muovere, Mm. e questa io la chiamo la mia Macedonia, ed è un laboratorio che piace moltissimo di solito. Mhm. Bellissimo. Ecco, addirittura di far muovere un oggetto, guardate l'uovo di L'uovo di Pasqua, Pasqua, sì. molto utile per gente che vuole fare il burattinaio. Mm. Questo è il Meravigliose anche laboratorio queste. fatto dai ragazzi. Quindi sempre carta di giornale col nastro di carta per modellarle, Sì, con per quella... dargli forma. Ecco, qui si vedono E i... con una base di cartone. Questo è un teatrino che io faccio fare alle scuole e danno questo tipo di burattino qui. A stecca. No? Ecco, in Bellissimo, pratica vedi, ci sono tutti i cartamodelli. china di modelli, questi sono gli sfondi, Mm. ho 3 sfondi e abbiamo in pratica una ventina di fogli, ogni foglio ha 2 personaggi. Bene, grazie mille Natale, grazie per il tempo che ci hai dedicato e poi speriamo di vederti presto anche di persona. Penso che avrei dovuto lavorare molto a tagliare la profluvie di chiacchiere che ho raccontato, però a me quando fanno queste domande mi viene da raccontare la vita. Purtroppo Una vita direi molto di vita interessante. che resta forse ce n'è poca, ma di vita fatta è l'unico pregio che abbiamo noi vecchi, che almeno di vita ne abbiamo tanta. Le cose da raccontare non mancano. No? Sì, quello Grazie poi, Natale. poi io in più sono un chiacchierone, chiedermi di essere sintetico è Ci abbiamo provato. impossibile. Cavoli vostri, tagliare, Ora ci tagliare, penserò. tagliare. Grazie. Ciao a tutti Ciao. e buone cose.